Amici dell'Arte Bianca, buongiorno, sono lieta di annunciarvi che è pronta la mia ricetta panettone tradizionale 2024. Sì, perché dopo varie prove finalmente sono riuscita ad avere un panettone con un sapore davvero intenso e ottimo come quello che volevo fare io. Quindi voglio assolutamente regalarvi questa ricetta quest'anno e spero che voi ci proviate. Allora, prima di tutto bisogna avere un lievito madre, spero che voi l'abbiate, che sia solido o liquido. Io utilizzo in questo caso la madre solida, vi lascio la conversione per utilizzare i liquidi nella descrizione qui sotto, nell'info box. Certo, per chi volesse provare con lievito di birra, vi lascio comunque le istruzioni per poter fare una specie di preimpasto, utilizzarlo come lievito madre, ma sicuramente è un prodotto totalmente diverso per quanto riguarda il gusto e anche la struttura comunque. Ecco, quindi per quanto riguarda invece il lievito madre, bisogna avere quindi un lievito che sia sicuramente in forma, dovete essere sicuri al 100% del vostro lievito. Quindi deve essere rinfrescato ogni giorno, soprattutto nel periodo precedente, diciamo, e deve essere curato naturalmente se ha degli eccessi di acidità, altrimenti sicuramente il panettone vi uscirà con dei difetti o non andrà bene sicuramente, o non riuscirete a concludere l'impasto. Ecco, quindi prendetevi cura del vostro lievito i giorni precedenti all'impasto panettone. Per quanto riguarda il lievito madre solido e anche liquido, va bene la gestione, diciamo, che vi trasmetto nei miei video, eccetera, per quanto riguarda i liquidi. Per quanto riguarda la solida, se per caso utilizzate il frigorifero, vi consiglio vivamente di lasciarlo fuori dal frigorifero almeno una decina di giorni prima di fare gli impasti dei grandi lievitati, perché all'interno del frigorifero prima di tutto si indebolisce il lievito madre e poi diventa molto acetico e questo può causare gravi problemi proprio all'impasto. Quindi potete rinfrescarlo tenendolo a temperatura ambiente, vi regolate comunque voi in base alle tempistiche con i rapporti farina-lievito, potete anche aumentarli se non riuscite con le tempistiche, però lo tenete ad una temperatura, comunque adesso avrete circa 20-21 gradi in casa, anche 22 va bene sicuramente poi per un lievito che è sempre stato in frigorifero. Quindi allora i rinfreschi preparatori, io faccio 2 rinfreschi sia con liquidi che con madre solida. Primo rinfresco 1:2 come rapporto farina, quindi 100 di lievito e 200 di farina idratato al 45% per quanto riguarda la madre solida e al 100% per quanto riguarda i liquidi, se utilizziamo i liquidi naturalmente. Allora, per quanto riguarda quindi il secondo rinfresco, quindi l'ultimo, perché io ne faccio 2 soltanto, credo che siano proprio sufficienti per un lievito che è in salute. Il secondo rinfresco va fatto 1:1, quindi 100 di farina, 100 di lievito. Quindi anche per i liquidi comunque consiglio un paio di rinfreschi prima di entrare nel primo impasto per far andare via un po' di acidità magari che abbiamo in eccesso. Vi consiglio di fare così, io faccio sempre così, comunque potete vedere anche i risultati dei panettoni fatti con liquidi anche gli scorsi anni e ho sempre fatto un paio di rinfreschi prima del primo impasto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al canale perché vedo che molte persone mi seguono però non sono proprio iscritte. Iscrivetevi, tanto comunque è gratuito, ricevete semplicemente le notifiche, mettete la campanella su tutte così ricevete tutte le notifiche delle mie video ricette e mi fa molto piacere, mi fa molto onore, diciamo, completare le vostre giornate con le mie video ricette. Allora adesso sigla e vediamo gli ingredienti del primo impasto. Via! Ingredienti per il primo impasto. Allora, una farina tecnica per panettone, prima di tutto 200 grammi, 100 grammi di acqua, 70 grammi di tuorlo d'uovo,
70 grammi di zucchero e 80 grammi di burro. Per quanto riguarda la pasta madre solida, utilizzatene 70 grammi oppure 95 grammi di edicoli, però dovete togliere 20 grammi sull'acqua del primo impasto inizialmente. Allora, iniziamo facendo questa autolisi, questo fermo macchina con la farina e tuorlo e acqua, praticamente la farina con tutti i liquidi che abbiamo a disposizione. Mettiamo le prime velocità, facciamo viaggiare un paio di minuti la planetaria oppure la impastatrice che sia, fino ad arrivare a questo punto. Adesso fermiamo per almeno mezz'oretta, per circa mezz'oretta. Copriamo naturalmente l'impastatrice in questa maniera. Dopo una mezz'ora riprendiamo l'impasto aggiungendo il lievito madre. Aggiungiamo il lievito madre, solido o liquido che sia. Io sto utilizzando pasta madre solida, ma vi ricordo potete utilizzare tranquillamente anche licoli. Vi ho riportato la conversione nella lista ingredienti inizialmente, ma anche poi nell'info box metterò tutto. Una volta inglobato il lievito madre bene, una volta che è ben inglobato, non ci vorrà comunque molto, un paio di minuti, possiamo inserire lo zucchero. Vedrete che comunque non farete fatica, stiamo viaggiando comunque sulle prime velocità della macchina, come vedete sono su circa 100 giri, nemmeno 100 giri comunque, se vedete la lancetta sopra. Basse velocità, anche per chi ha comunque velocità 1, 2, 3, 4, 5, stiamo viaggiando sulla circa sulla terza velocità, ecco. Finiamo di aggiungere comunque lo zucchero, che possiamo mettere in 3 o 4 volte tranquillamente. Facciamo viaggiare sui 120-100 giri la nostra macchina e appena assorbito lo zucchero, a questo punto possiamo cominciare ad inserire il nostro burro. È un impasto che dura sui 10 minuti circa. Una volta che avete fatto il fermo macchina iniziale, avete poi già una sorta di preimpasto, di autolisi, che comunque vi garantisce l'assorbimento diciamo molto facile dello zucchero, ma comunque anche degli altri ingredienti. Vedrete che riuscirete senza fatica. Siamo sui 160 giri a questo punto. Adesso abbiamo inserito la prima metà del burro, facciamo viaggiare a questa velocità e poi inseriremo anche la seconda metà del burro, ecco. Se volete delle istruzioni su come impastare bene il panettone in planetaria, potete tranquillamente dare un'occhiata all'impasto che ho fatto l'anno scorso con planetaria. Il miglior modo di impastare in planetaria, secondo me, è sempre quello che ho mostrato l'anno scorso, ecco. Poi chissà se anche quest'anno farò un video con planetaria. Nel frattempo andiamo avanti ad inserire piano piano il nostro burro. Intanto andiamo avanti, possiamo velocizzare leggermente comunque perché l'impasto è ancora molto fresco, siamo comunque sui 20 gradi. Velocizziamo tranquillamente, andiamo sui 180 giri, così. Guardate, abbiamo 20 gradi praticamente. Comunque con ciotola larga non si riscalda assolutamente l'impasto. Potete alzare tranquillamente le velocità per inglobare magari prima il burro o allora gli altri ingredienti magari no, ecco, però potete comunque velocizzare in alcune fasi, come in questo caso, tranquillamente. Vi ricordo che se siete interessati a questa macchina e volete informazioni, potete contattarmi su Instagram, sul Messenger della pagina Facebook. Vi darò il contatto del rivenditore, ecco, dove l'ho
acquistata. Allora adesso abbiamo finito il nostro bell'impasto, deve presentarsi comunque così, vedete? Si stacca tranquillamente dal fondo e abbastanza incordato, non serve un'estrema incordatura qua, perché comunque abbiamo un primo impasto, non è questo che fa la maglia glutinica del nostro panettone. Questo è il nostro primo impasto del panettone e comunque diciamo che è legato bene, si presenta comunque una bella maglietta già anche qui. Allora dobbiamo far triplicare l'impasto, ci vorranno dalle 12 alle 14 ore a 21 gradi circa, anche 20, se avete anche 22-23 gradi in casa va bene, non andiamo a aumentare le temperature, possiamo utilizzare la cella di lievitazione per mantenere una temperatura costante di 21 gradi se le temperature dovessero scendere di notte. Teniamo comunque questa temperatura che comunque in massimo 14 ore ci darà il nostro risultato, quindi il nostro impasto triplicato. Se avete il licoli, coglietelo magari un attimo prima sulle 2 volte e mezza. Allora, gli ingredienti per il secondo impasto. Il primo impasto lievitato, abbiamo detto triplicato per quanto riguarda la solida e a 2 volte e mezzo al massimo per quanto riguarda il licoli. Una farina di forza 50 grammi, mi sento di consigliarvi anche una farina con un V minore rispetto a quello della panettone iniziale, quindi va bene anche una farina 330 V, ad esempio 300 V, velocizzerete veramente la cosa, la lievitazione in questo modo, altrimenti potete comunque utilizzare una farina panettone, va benissimo lo stesso. Malto diastasico in polvere, un sciroppo 4 grammi ogni panettone, 30 grammi di zucchero semolato bianco, 50 grammi di tuorlo, 110 grammi di burro, 3 grammi di sale, 20 grammi di acqua, 20 grammi di pasta d'arancia. Se non avete la pasta d'arancia, non la trovate, potrete mixare 13 o 15 grammi di miele più la buccia di 2 arance, mi raccomando evitate la parte bianca, e un limone. Unirete poi di conseguenza 240 grammi di sospensioni che possono essere di canditi e uvetta oppure altre sospensioni a vostro piacere, l'importante è che siano 240 grammi. Inseriamo nella nostra impastatrice tutto il primo impasto, il malto sull'impasto e la farina naturalmente. Se avete il malto in polvere lo potete mixare alla farina, altrimenti in sciroppo lo potete appoggiare comunque sul primo impasto tranquillamente. Ecco, adesso facciamo viaggiare la macchina a basse velocità e cerchiamo di inglobare più che altro tutta la farina, quindi ci vorranno pochi minuti, ecco. Dopo pochi minuti a basse velocità inglobiamo a questo punto, quando si forma un po' di zucca, inglobiamo lo zucchero e vedrete che comunque non avrete problemi per inserirlo, è talmente poco comunque. Questo zucchero sono 30 grammi per ogni panettone, quindi non è assolutamente molto da inserire. Una volta inglobato lo zucchero, attendete naturalmente l'inserimento corretto dello zucchero, inglobate anche la nostra pasta d'arancia. A piacere potete in questo momento inserire anche i semi di una bacca di vaniglia, assolutamente, è opzionale la vaniglia. Stiamo viaggiando circa sui 100-120 giri, possiamo aumentare a questo punto dopo l'inserimento della nostra pasta d'arancia, possiamo aumentare a 150 giri tranquillamente, così velocizziamo il tutto e inseriamo adesso i tuorli, piano piano, mi raccomando, a filo, oppure comunque piano piano un po' alla volta. Andiamo a inserire il nostro tuorlo d'uovo. Ecco, mi raccomando, tutti gli ingredienti, diciamo più che altro il tuorlo e vabbè anche l'acqua talmente poca che sia, e il burro li prendiamo da frigorifero, ecco, non a temperatura ambiente, così abbiamo comunque anche con altre macchine tipo planetaria che
scaldano l'impasto abbiamo già una temperatura un po' più bassa. Anzi, con la planetaria vi consiglio anche di mettere per un'oretta il primo impasto in frigorifero prima di utilizzarlo in planetaria, così partite già a una temperatura molto più bassa, perché comunque tenderà sicuramente a scaldare, non è come l'impastatrice a spirale. Quindi partite già con una temperatura bassa. Adesso a questo punto stiamo inserendo l'acqua, potete inserirne un po' inizialmente anche con la farina di acqua, se preferite, se per voi magari è troppa potete inserirla anche un pochettino all'inizio e un po' a questo punto, perché a questo punto poi mettiamo il sale, quindi dobbiamo comunque idratare un pochettino appena prima di mettere il sale, così facilitiamo proprio l'assorbimento senza magari rovinare la maglia glutinica. Con un po' di pazienza facciamo viaggiare la nostra macchina sui 130 giri e pian piano inseriamo tutto il nostro burro, che stavolta è 110 grammi, è un bel po', però con molta pazienza e sempre a questa velocità, se non appena di più, velocizzeremo poi. Inseriamo il nostro burro preso da frigorifero, l'abbiamo fatto a cubetti, mi raccomando. Per la planetaria ci sta anche fare cubetti ancora più piccoli, anche la metà di questi, perché comunque favorisce, diciamo, l'inserimento più veloce, naturalmente, e comunque sempre freschi da frigorifero, perché comunque con planetaria attenzione che si surriscalda facilmente l'impasto. Poi se si surriscalda naturalmente dovete tenerlo sotto controllo, ecco. Se dovesse surriscaldarsi, arrivare a oltre i 26 gradi, soprattutto per chi ha la madre liquida, si ferma un attimo e dopo un 20 minuti si può riprendere, ecco, si può riprendere tranquillamente e l'importante è che comunque la temperatura un po' scenda, altrimenti andiamo più che altro col lievito madre a rovinare proprio l'acidità se andiamo a scaldare proprio tanto l'impasto, e poi andremo a avere proprio degli errori per questo. Ok, adesso è passato qualche minuto, andiamo comunque a misurare la temperatura, che è sempre molto bassa, siamo sui 20 gradi praticamente, però l'impasto è finito. Diciamo è bello incordato ed è pronto per raccogliere le nostre sospensioni. Abbiamo messo in bagno per una notte l'uvetta naturalmente lavata ed ecco qua i nostri canditi. Adesso cerchiamo di spargere un po' di uvetta e un po' di canditi anche. Io ho messo tutta l'uvetta sulla superficie dell'impasto. Senza esagerare, cerchiamo di coprire senza fare uno strato troppo grande, però, perché comunque attiviamo la macchina, un pochino li inseriremo comunque nell'impastare. Naturalmente stiamo andando a una velocità veramente minima, siamo sulle prime velocità, ecco. Andiamo sulle prime velocità, proprio un paio di minuti, tempo, giusto il tempo di far inserire in modo omogeneo le nostre sospensioni su tutta la pasta, ecco. Adesso tiriamo fuori il nostro impasto, che è bello e finito. Io lo vado a mettere per comodità in questa cassettina di lievitazione, ma anche una cassettina con bordi un po' più alti va benissimo, anche un contenitore 10 litri va bene, ad esempio per 4 panettoni direi. Ecco, poi ecco, dipende da quanto impasto fate, ecco. Io vi consiglio con l'impastatrice spirale di farne almeno 2, ecco. Tanto per avere, diciamo, un primo impasto giusto, più che altro perché il primo impasto è davvero poco, ecco, di un panettone solo, mentre con planetaria dipende sempre dalla grandezza. Ecco, adesso lo lasciamo riposare per un'oretta, sempre a temperatura ambiente, tranquillamente, Ci si può aiutare con la cella al massimo, diciamo, a 23-24 gradi, non di più, dai, sulla puntata di un'oretta iniziale, solo per dare, diciamo, un riposo. Allora adesso staglio in questo caso in 4 parti uguali, perché ne sto facendo 4, e sono di 1,50 kg circa l'una.
Adesso vi serviranno questi pirottini oppure quelli bassi e un po' più larghi, pirottini da 1 chilo di impasto. Vi lascio comunque il link in descrizione. Adesso facciamo delle pieghette in questa maniera e facciamo la pirlatura. In questo modo cerchiamo di mantenere con la mano fermo girando sotto. Con la mano destra manteniamo fermo il nostro impastino, il nostro impasto, facciamo le 2 pieghette, vi faccio rivedere. Manteniamo fermo il nostro panetto con una mano e con l'altra facciamo ruotare. In questo modo si ruota più che altro sotto e poi possiamo prenderlo e metterlo all'interno del nostro pirottino. Vi stavo dicendo, vi lascio il link per tutte le cose utili in descrizione. Adesso attendiamo i 3-4 cm dal bordo, ci vorranno dalle 4 alle 6 ore, dipende dalle temperature, potete utilizzare anche la cella al massimo 25 gradi. Prepariamo la nostra glassa alle mandorle con 23 g di zucchero a velo, 13 g di albume d'uovo, 13 g di amido di mais, 13 g di farina di mandorle e in più preparate anche degli zuccherini in granella, mandorle e zucchero a velo da mettere finita la farcitura sopra la cupola del vostro panettone, ovviamente. Mixiamo prima di tutto tutte le polveri in un mixer, naturalmente, come questo o anche più piccolo. Mixiamo le polveri e poi aggiungiamo l'albume d'uovo semplicemente e mixiamo nuovamente. Il gioco è fatto. Andrà per almeno 4-5 ore in frigorifero. Prepariamo il forno statico sui 160 gradi e prepariamo il nostro panettone per l'infornata. Spargiamo la nostra glassa, preferibilmente con un sac à poche, mandorle, distribuiamo bene, naturalmente non sono obbligatorie, la granella di zucchero e io spargo anche un po' di zucchero a velo, mi piace molto. Inforniamo quindi a 160 gradi sulla parte medio-bassa e utilizziamo una sonda come questa circa 45 minuti, 45-50 minuti. Praticamente inseriamo al cuore del panettone, come ho fatto in questo caso, la nostra doppia sonda. Se naturalmente avete 2 panettoni è molto utile. Impostate la temperatura e alla temperatura desiderata suonerà la sveglietta che vi avvertirà naturalmente per praticamente estrarre i panettoni dal forno. È molto utile, vi lascio il link. E anche di questo spillone per panettone, naturalmente molto comodo per spillarli. A fine cottura li dovete spillare immediatamente e lasciare 9-10 ore a testa in giù. E voilà, questo è il nostro fantastico risultato. Veramente sono stupefacenti, ma io non vedo l'ora di tagliarli. Però ora dobbiamo confezionarli. Lezione sul confezionamento. Allora, prima di tutto ci serve l'alcol 96 gradi che si utilizza anche per i liquori e uno spruzzino come questo. Vi posso lasciare il link dello spruzzino in descrizione, anche di questi sacchetti per alimenti adatti a panettoni da 1 chilo. Spruzziamo sul fondo del sacchetto, all'interno del fondo praticamente, dove noi andiamo a appoggiare il nostro panettone, l'alcol etilico. In questo modo evitiamo le muffe se per più giorni naturalmente viene confezionato, tenuto all'interno del sacchetto il nostro panettone. Legate con una cordicella oppure un nastro molto stretto il vostro panettone ed il gioco è fatto. Ed ora dovevo proprio farvi vedere questo morbidissimo e profumatissimo interno. Vi garantisco che è veramente buonissimo il sapore, oltre a essere super soffice. Allora, a questo punto scrivete tutti i vostri dubbi qui sotto nei commenti, sono a vostra disposizione qui nel video, mi raccomando, magari non privatamente, perché comunque ve l'ho già detto, se scrivete sotto i video, naturalmente fa bene al mio video, sono sincera, però c'è anche una bella cosa, che tutti i dubbi restano a disposizione anche degli utenti che vedono il video per la prima volta e quindi possono comunque dare una sbirciata ai commenti e farsi già un'idea delle risposte magari ai loro possibili dubbi. Per cui scrivere qua sotto è vero che è pubblico, ma mi fa molto piacere perché comunque posso aiutare persone anche semplicemente dando un'occhiata ai commenti
che abbiamo già risolto, diciamo. Vi invito, ecco, a guardare poi nell'info box. Quest'anno ho fatto un nuovo video corso per la gestione del lievito madre, se volete dare un'occhiata c'è anche una piccola anteprima. E naturalmente poi qua sotto trovate tutti i capitoli, magari gli ingredienti e naturalmente la procedura la dovete seguire via video. Vi invito nuovamente ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e a mettere soprattutto un like se questo video vi è piaciuto. Alla prossima!